Ciao e bentornati in un nuovo Mi scappa la critica sul mio canale. Yeah! Mi siete mancati tantissimo, fatemi sapere come sono andate le vostre vacanze. Le mie sono andate bene, alla fine vabbè non sono proprio sparita, ho continuato a caricare dei reel, short, video verticali insomma, come li vogliamo chiamare, però non vedevo l'ora di tornare con la normale programmazione ogni venerdì alle 14, quindi sì, la programmazione tornerà regolare, anche perché adoro questi video orizzontali classici e non vedevo l'ora di tornare a farli. Quindi iniziamo subito con questo Mi scappa la critica, sono tutti film usciti quest'anno, recenti, quindi roba fresca fresca, e, che ho visto negli ultimi mesi, insomma, quest'estate qui. Iniziamo subito, ci tengo a ricordare per chi magari è nuovo sul mio canale che questi video non sono delle recensioni, sono delle chiacchiere tra amici per farsi due risate sui film visti, molte cose le enfatizzo, tanti film mi è capitato anche di rivederli e rivalutarli, quindi prendiamo questi video un po' per quel che sono, non troppo seriamente. The Eight Show. Bimbi, se vi è piaciuto Squid Game, vi piacerà sicuramente anche questa. È una serie sudcoreana su Netflix di non ricordo quanti episodi, 7-8 episodi forse. Squid Game vibes, come ho detto prima. Mi ha ricordato molto anche il film Il buco, ve lo consiglio, se non l'avete visto recuperatelo, sempre su Netflix, quello però è spagnolo mi pare. C'è questo discorso della gerarchia, non voglio farvi spoiler, ma ve lo consiglio assolutamente, a me è piaciuto tantissimo e guardatelo, guardatelo, guardatelo. Super approvato. Baby Reinder? Reinder? No, bimbi, vi prego, perdonatemi. Scusate, lo so, le mie pronunce oscene me lo dicono in ogni video. Perdonatemi, ve lo farò dire dalla signorina che lo sa dire meglio di me. Baby reindeer. Allora, lo chiameremo Piccola Renna per semplificare il discorso. Non so se sente dal microfono, ma clacson, non so cosa sta succedendo intanto fuori. Allora, Piccola Renna è una serie su Netflix molto carina, tratta da una storia vera. Una storia vera, un po' anche inquietante. Io ci sono anche passata con una cosa simile, non proprio così, anche perché, ammettiamolo, i due personaggi principali di questa serie sono due dementi, cioè sono veramente dei coglioni. Io sono stato il tempo a dire: "No, ma lei è una scema, no, ma lui che fa?" Cioè veramente non capisco, non capisco. Diciamo che non sono 2 premi Nobel, non sono 2 premi Nobel, però la serie mi è piaciuta, anche se devo ammettere che i primi episodi sono molto bellini, ma poi tende un po' a perdersi, tende un po' a perdersi. Forse se avessero fatto un film sarebbe stato meglio? Fatemelo sapere anche voi nei commenti, perché forse è un pochino troppo lungo, hanno un po' allungato sto brodo, non lo so. Comunque sia ve lo consiglio, guardatelo perché appunto è tratto da una storia vera, è uscita recentemente anche un'intervista a lei che secondo me ragazzi non batte tanto pari, dove ovviamente vabbè dice che lui, è lui quello lì che perseguitava lei, ha rigirato un po' la frittata, ha dato un'altra versione dei fatti che per carità ci sta, io non ero lì quindi non lo so assolutamente, però tra tutte e due veramente c'è da prenderli a proprio l'ho scritto anche qui, boh, a me sembrano tutti dei rincoglioni. Spaceman, film molto introspettivo con Nicolas Cage che io ho voluto vedere perché mi piacciono questi film un po' di fantascienza, poi c'era questo ragno gigante. Devo essere sincera, non l'ho capito molto bene, non l'ho capito molto bene. Molti infatti mi hanno criticato, hanno detto, non è un film per tutti. Ho capito e l'ho trovato un po' noioso, sono rimasta un po' delusa, la storia mi ispirava, pensavo fosse più avventuroso e meno introspettivo. Comunque non è male, non è un film brutto, però proprio scritto ganzetto, ma troppo spirituale. Mi stanno cascando le palle. Peccato il ragno è figo, ne voglio 5. Trap. Oh, ragazzi, ragazzi, è tornato il nostro Shamayalaman. Lo so che non si dice, che non si chiama così, però tra noi amici è Shamayalaman ormai. Io adoro Shamayalaman. Oddio, mi fa troppo morire. Io lo adoro, mi piacciono un sacco i suoi film, anche se ammetto che è particolarino, il signorino, è particolarino. Old, ve ne avevo parlato, mi è piaciuto molto. Bussano alla porta, vi avevo parlato anche di quello, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Questo che devo dire? Allora, innanzitutto non è un horror, ma è un thrillerino. L'ho visto con mia mamma, a lei è piaciuto tantissimo. Io sinceramente mi aspettavo qualcosina di più, mi aspettavo
non voglio fare spoiler, un colpo di scena, qualcosa, vabbè, vi metto qui sotto la scritta spoiler, mettete il video muto fin quando questa scritta non andrà via, cioè il finale che è la mamma, queste cose un po', cioè io mi aspettavo magari che non fosse lui o fosse qualcun altro, non lo so, un colpo di scena un po' più alla Shyamalan appunto. Fine dello spoiler. Però vabbè, dai, non è male. Diciamo che non è il migliore, ma nemmeno il peggiore. Forse più che thriller è anche poliziesco. Non lo so, fatemi sapere come sempre voi sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, così ne parliamo insieme. Questa cosa l'ho segnata. Allora, le sedioline sarebbero già volate ai concerti, infatti, cioè ragazzi entrano al concerto di questa cantante famosissima, queste seggioline messe lì davanti, cioè mai vista una cosa del genere, queste seggioline messe lì così, sarebbero già volate per aria, però vabbè, dettagli, chi se ne frega, sono cavolate. Diciamo che è godibile, ma mi aspettavo di più. Fatemi sapere se mi sbaglio, mi hanno detto che la ragazza che interpreta la cantante è proprio la figlia di Shyamalan. Non lo so, scrivetemi anche questo nei commenti, correggetemi se sbaglio. Paradise. Film di fantascienza su Netflix che prometteva molto bene, cioè la trama è veramente intrigante, praticamente scambiano gli anni di vita. Quindi i più ricchi magari comprano anni di vita da altri. Un'idea interessante, un po' tipo In Time, però invece che il tempo, con i soldi, capito, puoi comprare gli anni di vita alle persone. L'idea ci sta parecchio, come anche Trap, anche l'idea di Trap ci stava parecchio, però anche qui, boh, il film è tedesco, questo Paradise è girato a Berlino, infatti si riconoscono un sacco di location interessanti, però, cioè, dopo un po' la storia veramente si perde, diventa un po' noioso. Peccato perché prometteva bene, l'idea ci stava. Non so se consigliarvelo, provate a guardarlo e poi mi dite cosa ne pensate. Io sono rimasta un po' indifferente, ecco. Il ragazzo più bello del mondo. Bellissimo documentario, è davvero molto molto commovente sulla storia di Bjorn Andresen. Penso che si pronunci così, so pronunciare meglio il tedesco, lo svedese, il norvegese che l'inglese, muoio. Torniamo a noi, molto bello e commovente la storia di questo personaggio, di questo attore che ha interpretato Tazio nel film La morte a Venezia, film che per me è un capolavoro, bellissimo, film meraviglioso, a dir poco meraviglioso, infatti aspettatevi prima o poi le location di quel film perché penso proprio di portarle, è un film di cui sono stata sempre molto appassionata e non sapevo assolutamente la storia del ragazzo, ragazzo, oggi è un uomo grande, grandicello, non sapevo assolutamente la sua storia e non voglio farvi spoiler, guardatelo, vi dico soltanto che lo stesso attore, questo Bjorn, lo abbiamo già visto in un film che a me piace tantissimo e di cui vi ho portato anche le location. Stiamo parlando di Midsommar. È lui, per intenderci, l'uomo che spoiler, butta dal dirupo. Fine dello spoiler! Come siamo messi. Guardatelo, ve lo dico, è commovente, però è veramente un personaggio interessante. Tra l'altro un bravissimo pianista, è un po' anche una critica sociale a certi temi, anche se lui non è che critica apertamente, ne parla ma non critica mai. Anche del film La morte a Venezia ne parla molto bene, nonostante è un film che gli ha causato non pochi traumi e problemi. Comunque guardatevelo, ve lo consiglio assolutamente, lo trovate su Prime. Questo Mi scappa alla critica termina qui, fatemi sapere come sempre sotto nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo con me, siate sempre rispettosi, non offendetemi, non offendetevi a vicenda e ci vediamo venerdì prossimo, che bello, con la regolare programmazione dei miei video alle 14. Ciao!